dobbiamo parlare di Warhammer 40.000 Dawn of War 4. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e sono anche molto preoccupato. Sì, perché durante il Warhammer Schools hanno finalmente annunciato la data di rilascio di questo sequel. Pubblicato da Deep Silver e sviluppato da King Art Games, il nuovo Dawn of War ha di fronte a sé una sfida epocale e sembra sempre più realtà ora che la data ufficiale, quella del 17 settembre 2026, è stata annunciata. Riuscirà il quarto capitolo a smacchiare il giaguaro dell'onta che è stato il terzo, fatto in casa Relic? Beh, per capire tutto ciò bisogna prima di tutto mettere insieme le informazioni che sono state rivelate finora. Per parlare di un titolo in arrivo bisogna avere della ciccia. Dal giorno in cui l'hanno annunciato ad oggi è quasi passato un anno e ci hanno mostrato diverse cose. Certo, non è mai abbastanza, ma è già molto di più di quanto abbiamo potuto osservare da Total War Warhammer 40.000. Ciò nonostante, voglio fornirvi un recap totale di tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, rispondendo così almeno alla domanda: cosa sappiamo di Dawn of War 4? Aggiungendo infine le mie aspettative e considerazioni, come al solito nel rispetto del vostro tempo e dritto al sodo. Il nuovo capitolo di Dawn of War vuole tornare alle sue origini, ovvero il game design RTS del primo capitolo della saga. Avremo una scala massiccia con tanta micro e macro gestione, con il base building, quindi potremo tornare ad espanderci edificio per edificio, requisendo i punti di controllo, le reliquie e gli obiettivi strategici. Avremo un limite di popolazione di 300 unità, con tanto appunto di requisizione ed energia, però al contempo va a cercare anche ciò che in Dawn of War 2 era stato portato nella saga, l'elemento più RPG, soprattutto per i personaggi e anche per le squadre che potranno guadagnare esperienza sul campo, sbloccando abilità e potenziamenti, un po' come nello stile crociata del gioco da tavolo. Ci saranno ben 110 opzioni di potenziamenti alle strutture. Avremo anche un albero delle tecnologie e lui urla Total War da tutte le parti. Ci saranno ovviamente le schermaglie a giocatore singolo contro la CPU con diverse difficoltà. Molto classico, supporto fino a 4 giocatori in multiplayer. Inoltre hanno confermato il Last Stand 2.0, la modalità co-op contro Horda che era stata tanto amata nei titoli precedenti, contrariamente a tutte le altre modalità e game design. Il combattimento corpo a corpo è però stato ricostruito da zero sulla base di Iron Harvest, l'RTS appunto che avevano sviluppato a King Art Games prima di Dawn of War. Ci saranno circa 10.000 varianti di uccisioni sincronizzate, le sync kills. Va detto che al momento nei pochi frame di gameplay a disposizione è un po' altalenante la situazione. Da un lato sembra estremamente cinematografico, dall'altro molto legnoso. Per quanto riguarda le fazioni, avremo l'Imperium dell'uomo ovviamente con l'Adeptus Astartes, gli Space Marine che avranno ben 2 capitoli, i Blood Ravens e i Dark Angels, con tanto del primarca Lionel Johnson. E sempre per l'Imperium il grande debutto dell'Adeptus Mechanicus, prima comparsa ufficiale in un RTS. L'Imperium dovrà affrontare le orde degli Xeno, da una parte gli orchi, i pelle verde, e parlando sempre di verde ci saranno anche i Necron, i lenti inarrestabili Terminator egizi. Prima di addentrarmi nei dettagli sulle fazioni, la campagna, le unità e le meccaniche, devo fare assolutamente chiarezza sulla nuova roadmap che è stata annunciata assieme alla data d'uscita di Dawn of War 4. Lo faccio adesso perché è utile anche alla comprensione di cosa il gioco vuole offrire. Possiamo già preordinare 2 differenti edizioni su Steam, scontate del 10%. L'edizione base a 59,99 non ha nient'altro, mentre, anche se scontato ad 81 euro, potremmo preordinare l'edizione da 90 euro, quella Commander. All'interno di essa avremo 3 giorni di
di accesso anticipato, quindi potremo giocare già dal 14 settembre. Ci sarà il prologo dei Blood Ravens, dei Corvi Sanguinari. Avremo accesso a una nuova fazione e una nuova espansione della campagna e poi la OST del gioco. È il momento appunto di parlare del primo anno di espansioni previste. Ormai questo è lo standard dell'industria, ma non mi convince per nulla. Infatti, subito in autunno, non al lancio, ma qualche mese dopo, avremo a disposizione la modalità crociata, che sarà essenzialmente la modalità di conquista che avevamo già in Dark Crusade. Potremo espanderci su tutto il pianeta Cronus e hanno anche indicato che probabilmente avremo altri scenari in futuro. Bello, aggiungeranno anche nuove mappe, ma questo significa che al lancio non ci sarà una modalità sandbox di strategia. Arriverà anche un nuovo personaggio Necron subito dopo, sia con la crociata sia con il Last Stand, e addirittura verso la fine dell'anno avremo l'editor delle mappe. Poi ci rivediamo nel 2027 in primavera con un nuovo personaggio degli orchi per crociata e Last Stand, e infine a conclusione del primo anno di espansioni avremo la nuova fazione con la nuova campagna. Ve ne volevo parlare perché onestamente non mi sembra un grande piano, anzi fa acqua un po' da tutte le parti. Le fazioni saranno 4, certo gli Space Marine avranno la variante a seconda del capitolo, ma di base saranno 14 unità per ogni singola fazione, che non è malissimo se non fosse che già vanno a preventivare questo tipo di sviluppo a DLC a pagamento. Il roster degli orchi e il loro gameplay è già stato mostrato e mi sembra abbastanza azzeccato, così come l'Adeptus Mechanicus. Anche loro hanno 14 unità, tutte molto iconiche, fra cui anche un cavaliere che non mi sarei mai aspettato. Dei Necron qualcosina abbiamo visto, vedete sono sempre 14 unità, e appunto gli Space Marine, anche loro con le varianti che non sono solo, spero, dei reskin. Sono stati molto parsimoniosi per quanto riguarda le informazioni più tecniche, ma su questo io non nutro tanti dubbi. Credo che ci sarà un corposo sistema dettagliato di statistiche che sarà ben inserito all'interno del motore di gioco di cui abbiamo già parlato all'inizio. Ho ragione di credere che saranno 4 playstyle davvero unici e particolari, alcuni già testati nella saga. La campagna sarà ambientata 200 anni dopo gli eventi di Dark Crusade, sempre sul pianeta Cronus. Tutta la storia è firmata John French, con più di 70 missioni confermate, escluso ovviamente il prologo a pagamento. A quanto pare ci saranno delle scelte davvero tanto importanti in ogni campagna e avremo 2 leader per ogni fazione. Non dubito che abbiano lavorato veramente molto sodo alla campagna e a tutto ciò che ci sarà già al lancio. Però bisogna essere onesti, non ci hanno mostrato così tanto gameplay reale, ma soltanto work in progress. E nonostante abbiano fatto già diversi test chiusi di cui non vi posso nemmeno parlare troppo, il gioco per come viene mostrato sembra ancora in fase di sviluppo. Considerato che la data è abbastanza vicina a noi, cioè alle porte di questo autunno, non credo sia un buon segnale. Il mio grande timore, che vi avevo già condiviso durante la diretta di Warhammer Schools, oltre tutto l'hype, è proprio che in realtà il modello business per questo strategico sia troppo allineato con l'industria succhiasangue, succhiatempo, poco rispettosa nei confronti di noi gamers, che magari forza troppo la mano sulla nostalgia e l'amore dei fan per il franchise. Il prezzo di Dawn of War 4 e le sue 2 edizioni già lo dimostrano, ma la mia più grande preoccupazione è che con la mancanza di un supporto da parte del pubblico, il gioco venga poi abbandonato come il titolo precedente e che vedremo sempre e soltanto piccoli o grandi
DLC a pagamento ed enormi season pass da 30 o 40 euro. Non credo che sia un gioco schifoso, anzi credo che potrebbe diventare un vero capolavoro, eppure al contempo sono molto dubbioso, tant'è che io non me la sentirei di preordinarlo né di consigliarvi il preordine. Solo 4 fazioni con tanti elementi tagliati, modalità che non sono ancora pronte e che arriveranno nel tempo, puzzano di accesso anticipato non detto, cosa che ho già condannato ad altre aziende come la Paradox, e non sarà sicuramente il franchise Warhammer a farmi cambiare opinione, nonostante il profondo amore e passione che provo per esso. L'unico contenuto a pagamento che mi convince ovviamente è la nuova fazione, che potrebbe essere il Chaos oppure l'Astra Militarum, la Guardia Imperiale, e tale scelta la vado a condonare, è abbastanza lo standard, no? Dover pagare per nuove fazioni. Ci sta, ci siamo abituati noi amanti della strategia. Voglio anche evitare di essere completamente negativo a causa della roadmap. Il gioco di per sé ha veramente tanto potenziale. Mi ha gasato tantissimo l'idea di un sequel, il tentativo di tornare alle origini, e tutto ciò che è stato mostrato, per quanto mostrato poco, mi ha convinto. Sono sempre sincero e vi voglio dire la verità. Sono combattuto al momento, perché c'è del potenziale. Dawn of War 4 può diventare un nuovo caposaldo degli RTS. Può diventare un grande titolo di Warhammer 40.000. Eppure sulla carta sono presenti già diversi segnali che fanno riflettere. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, perché le mie aspettative potrebbero essere veramente grimdark, è vero? Magari voi siete più propositivi. Riuscite a convincervi che sia giusto supportare un gioco che vuole uscire non completo? Seguirete comunque Dawn of War 4? Lasciatemi un commento, perché ogni video Parliamo di ha come obiettivo quello di discutere tra di noi. Mi auguro che il recap sia stato completo e sintetico. Anche oggi grazie per aver cliccato sul servo teschio del tiranno ed essere rimasti fino alla fine. Questo è quanto, Tiranno Matto out, e alla prossima.